Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla solennità dell'Immacolata Concezione. In questa solennità mediteremo sull'Immacolata, sulla sua bellezza e perfezione. Contemplando l'Immacolata, le virtù fioriranno nel nostro cuore e noi ci trasformeremo e da poveri peccatori diventeremo santi cristiani. Ciò che rende facile la virtù è proprio l'unione con l'Immacolata, la contemplazione della bellezza spirituale della tutta santa. Vediamo ora alcuni brani di autori, bizantini prima e poi occidentali. Tutti all'unisono ci dicono di amare la Madonna, di amarla con tutto il cuore. Pavel Florensky ha scritto che la Vergine Maria, la Signora tutta immacolata, la dispensatrice della grazia di Dio, è la bellezza del creato. Egli afferma che questa bellezza, Maria, è la gioia del mondo, la gioia di tutte le gioie, la tenerezza, il conforto, la consolazione delle pene. Poi, riprendendo un passo molto famoso della liturgia bizantina, dichiara che in Maria, piena di grazia, si rallegra ogni creatura. Infine, con immagine molto suggestiva, quest'autore, parlando di Maria, dice che ella è il più bel fiore della terra. Questo fiore è la bellezza di tutto il creato e la fonte della purezza. Un altro autore bizantino, Gregorio Palamas, ci ha lasciato scritta questa stupenda pagina. Volendo creare un'immagine della bellezza assoluta e manifestare chiaramente agli angeli e agli uomini la potenza della sua arte, Dio ha fatto veramente Maria tutta bella. Egli ha riunito in lei le bellezze particolari che ha distribuito alle altre creature e l'ha costituita come comune ornamento di tutti gli esseri visibili e invisibili, o piuttosto ha fatto di lei come una sintesi di tutte le perfezioni divine, angeliche e umane, una bellezza sublime che abbellisce i due mondi, che eleva dalla terra fino al cielo. Uno dei più bei inni mariani che sia mai stato scritto è l'inno Akatistos. È un antico inno bizantino molto lungo che si canta stando in piedi, da cui il nome Akatistos, che significa non seduto. Questo stupendo inno inizia con queste sublimi parole rivolte alla tutta santa. Ave, per te la gioia risplende. Ave, per te il dolore s'estingue. Ave, salvezza di Adamo caduto. Ave, riscatto del pianto di Eva. Ave, tu vetta sublime a umano intelletto. Ave, tu abisso profondo agli occhi degli angeli. Ave, in te fu elevato il trono del Re. Ave, tu porti colui che il tutto sostiene. Ave, o stella che il sole precorri, ave, o grembo del Dio che si incarna, ave, per te si rinnova il creato, ave, per te il creatore è bambino, ave, Vergine sposa. Passiamo ora in Occidente. Un santo che tanto ha amato e lodato la Vergine Maria è stato Sant'Anselmo. Egli arrivò a dire che ogni anima rinverdisce, ringiovanisce, inondata dalla grazia di cui l'Immacolata è ripiena. Ecco le sue parole. O donna piena e sovrabbondante di grazia, ogni creatura rinverdisce, inondata dal traboccare della tua pienezza. O Vergine benedetta e più che benedetta, per la cui benedizione ogni creatura è benedetta dal suo Creatore e il Creatore è benedetto da ogni creatura. Nell'unione con l'Immacolata, dunque, anche la nostra anima rinverdirà e le virtù vi fioriranno.
E il grande San Bernardo così predicava: se si elimina il sole che illumina il mondo, dove potrai trovare il giorno? Se elimini Maria, autentica stella che brilla sul mare grande e spazioso del mondo, che cosa rimarrà se non avvolgente caligine, ombra di morte e densissima tenebra? Rivolgiamoci dunque con fiducia alla Madonna, perché lei è Madre di misericordia, sempre pronta ad accogliere le nostre preghiere. Noi tutti possiamo essere uniti a lei, collegati a questo celeste acquedotto, come San Bernardo paragonava la Madonna, e attingere abbondantemente la pienezza della grazia divina nella misura della nostra preghiera e confidenza. Se la preghiera sarà continua, sovrabbondante sarà pure la grazia che entrerà nel nostro cuore. San Bernardo, in un'omelia, esorta a ricorrere a Maria con queste ispirate parole. Veneriamo dunque Maria dal più profondo del cuore con i nostri più teneri affetti e desideri, perché così vuole colui che ha stabilito che noi ricevessimo tutto per il tramite di lei. San Bernardo aveva riposto tutta la sua fiducia in Maria e con forza affermava che ella era tutta la ragione della sua speranza. Questa frase così bella era posta sopra la porta della cella di San Pio da Pietrelcina quando egli era novizio a Morcone, e questa frase la dobbiamo scrivere a caratteri d'oro nel nostro cuore, ponendo in lei tutta la nostra fiducia. Riporto ora i passi più belli dell'omelia di San Bernardo. Ricorri a Maria, il figlio esaudirà immancabilmente la madre, come il padre esaudirà il figlio. Questa, figliuoli miei, è la scala che dobbiamo risalire noi peccatori. In essa ho riposto tutta la mia fiducia e tutta la ragionevolezza della mia speranza. Perché, fratelli, bramiamo altre cose? Cerchiamo la grazia e chiediamola per intercessione di Maria, perché ella ottiene tutto quello che vuole e non resta mai inesaudita. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera all'Immacolata. O Vergine, bella come la luna, delizia del cielo, nel cui volto guardano i beati e si specchiano gli angeli, fa che noi, tuoi figliuoli, ti assomigliamo e che le nostre anime ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni, ma rifulge nell'eternità. O Maria, sole del creato, risveglia la vita dovunque la morte e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concede a noi un riflesso del tuo lume e del tuo fervore. O Maria, forte come un esercito, dona alle nostre schiere la vittoria. Siamo tanto deboli e il nostro nemico infierisce con tanta superbia, ma con la tua bandiera ci sentiamo sicuri di vincerlo. Egli conosce il vigore del tuo piede, egli teme la maestà del tuo sguardo. Salvaci, o Maria, bella come la luna, eletta come il sole, forte come un esercito schierato, sorretto non dall'odio, ma dalla fiamma dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano e il Vangelo del giorno giovedì 8 dicembre, l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Che bello celebrare la festa dell'Immacolata Concezione di Maria, una ulteriore occasione per affidarci alla nostra Mamma del Cielo, per manifestare il nostro affetto filiale e per accogliere la sua protezione. Santa Maria ha vissuto tutta la vita sotto la luce dello Spirito Santo, ed è questa luce che l'ha conservata pura e immacolata. E quando noi ci rivolgiamo alle immagini che raffigurano Santa Maria, che siano statue o che siano quadri, non crediamo certo che lei sia presente in quelle opere d'arte, ma esse ci servono, però visivamente, per scorgere la bellezza di quelle raffigurazioni, un senso di pace, di amore. Lo sguardo di Maria ci fa sentire amati e perdonati, ci fa sentire tutta quella tenerezza che appartiene a Dio stesso. Ma a volte facciamo fatica a sentire la tenerezza dell'amore di Dio, perché troppe volte ci è stato presentato come un Dio severo. Ecco che il ruolo di Santa Maria non si è fermato nel momento in cui ha generato suo figlio Gesù. Certo che quello è stato il momento più alto della sua vita, avere accolto la parola di Dio e avere partorito il figlio di Dio. Ma Maria continua ad avvicinare ogni giorno molte persone alla fede. Alcuni che non avevano mai creduto, altri che invece si erano allontanati o che avevano lasciato raffreddare la loro fede. L'incontro con Santa Maria è diventato il momento del ripensamento, del risveglio spirituale, perché in Santa Maria noi vediamo la bellezza di essere santi e come lei vogliamo diventare santi, ma non per dovere, per amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo e per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere e ciao ciao. Abbi cura di te. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
Oggi è la solennità dell'Immacolata Concezione. Celebriamo il mistero che è all'inizio della nostra salvezza. Maria ci viene presentata come la donna più grande della storia umana, colei che tutti cantano, cercano, invocano, la donna luminosa, l'unica creatura sulla quale non si è mai posta l'ombra del male e di Satana. La vita di Maria inizia con un privilegio, quello appunto dell'Immacolata Concezione, e continua sotto il segno della pienezza della grazia di Dio. Proclamando Maria come Immacolata, noi esaltiamo uno degli attributi più alti della Vergine, sine labe originali concepta, cioè concepita senza macchia di peccato e appunto Immacolata. Il privilegio concesso a Maria testimonia l'amore e la potenza di Dio in favore dell'uomo ed è insieme la caparra del disegno divino per ognuno di noi. Celebriamo dunque la benevolenza divina nei riguardi di Maria, la Theotokos. Oggi l'universo festeggia la concezione di Anna, avvenuta per opera di Dio, perché questa concepì colei dalla quale sarebbe nato il Verbo di Dio. Il peccato originale, ossia la colpa di Adamo ed Eva che portò i progenitori alla perdita del giardino dell'Eden, non sfiorò minimamente la Santa Vergine, preservata fin dal primo istante della sua esistenza dal peccato e da tutte le sue conseguenze. E ciò in virtù della sua predestinazione ad essere la madre del Salvatore, come recita l'odierna liturgia. Tu che l'hai preservata da ogni macchia in previsione della morte del tuo figlio. A buon titolo, dunque, Maria è chiamata la piena di grazia, la sorgente pura e limpida, come scrive Bernanò nel diario di un curato di campagna. Così limpida e pura che non poteva nemmeno vedere riflessa la propria immagine, fatta solo per la gioia del Padre. Questo scrive Bernanò. La festa dell'Immacolata, della donna vestita di sole, della Vergine bianco vestita, così cara al popolo cristiano e che in noi suscita le nostalgie dell'innocenza, ebbe origine nella chiesa di Gerusalemme, presso cui era sempre viva la memoria nel luogo dove era nata, nelle vicinanze della porta e della piscina probatica, cioè delle pecore. Nel giardino di questa casa, un pomeriggio, Anna, Sant'Anna, vede su un lauro un nido di passeri e dà sfogo alla sua amarezza per essere giunta alla vecchiaia senza prole. Ahimè, dice Anna, e si lamenta così, a chi mai sono stata fatta simile io? Non somiglio certo agli uccelli del cielo, poiché anche gli uccelli del cielo sono fecondi dinanzi al Signore. Ed ecco che l'angelo del Signore in quel momento si presentò ad Anna e dice: Anna, il Signore Dio ti ha esaudito la tua preghiera. Concepirai e darai alla luce della tua prole si parlerà in tutta la terra. E così dai santi Gioacchino e Anna nasce l'Immacolata Madre di Dio. La solennità della festa, molto sentita, come dicevamo nelle chiese d'Oriente, è stata introdotta a Roma da Papa Sergio. Siamo l'arco di tempo che va dal 687 al 701. Papa Sergio era un italo siro proveniente dalla Sicilia bizantina. La diffusione della festa avvenne a partire dal XIII secolo e ad opera soprattutto dei padri francescani. Nell'anno 1476 la festa dell'Immacolata era già stata inclusa nel calendario romano, diventando sempre più popolare come festa, e negli anni che vanno dal 1473 al 1880 Papa Sisto IV, appunto membro dell'ordine francescano, fece erigere presso la Basilica di San Pietro una cappella e fece dipingere dai vari pittori, in particolare la volta e la parete di fondo, da Michelangelo.
la cappella splendida, la cappella Sistina, che prende il nome appunto da Sisto IV e che fu da lui dedicata l'8 dicembre dell'anno 1479, dedicata alla concezione di Maria. Papa Pio IX nell'anno 1854, con la bolla Ineffabilis Deus, ha proclamato solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. 4 anni dopo, il dogma riceveva il suggello del cielo, con l'apparizione della Bianca Signora a Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle, a Lourdes, che alla fanciulla disse: «Io sono l'Immacolata Concezione». L'infinito amore di Cristo verso la Madre, che l'ha pre-redenta e colmata di Spirito Santo fin dal primo istante della sua esistenza, porta a meditare non solo sull'ineffabile bellezza dell'anima di Maria, ma anche sulla bellezza di ogni anima santificata dalla grazia redentrice di nostro Signore Gesù Cristo. Splendido a questo riguardo è il colloquio con Maria di Paul Claudel in Contemplazione di Maria. Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare, non ho nulla da offrire, nulla da domandare, dice Paul Claudel. Vengo, Madre, solo per guardarvi, semplicemente perché tu esisti. Sii ringraziata. Io vorrei essere come te. Dove sei tu? Perché sei bella, sei immacolata, sei la creatura così come è uscita da Dio nel mattino del suo originale splendore. Belle queste espressioni di un cuore convertito. Di fronte alla Vergine Maria, la tutta pura, viene spontaneo ancora oggi rimettere in discussione noi stessi come uomini segnati dal peccato originale che caratterizza tutta l'intera condizione umana. Siamo invitati ad uscire dalla nostra cecità che ci impedisce di aprirci al mistero della redenzione, invitati alla liberazione dal peccato e alla gioia di una nuova vita. Riconoscere il nostro peccato è il primo passo per accogliere la grazia salvifica di Dio. Abbiamo davanti a noi la figura di Maria, il primo essere umano concepito senza peccato, non per i suoi meriti, ma in vista della missione di Maria, Madre di Dio. In lei la libertà dal peccato, dono particolare di Dio, è diventata libertà di dire un sì incondizionato al progetto divino. La Vergine di Nazareth è modello della sequela cristiana, ma rappresenta anche la prefigurazione di quello che ognuno di noi è chiamato a diventare, libero dal peccato e perfetto nell'amore. Per questo la festa dell'Immacolata Concezione che oggi celebriamo è un grande annuncio della speranza cristiana, fondata sulle cose già avvenute e tesa al compimento di quelle promesse. E allora noi in questa festa ci rivolgiamo alla Vergine Maria e chiediamo per tutti le grazie di una vita santa e santificatrice. O Vergine, bella come la luna, delizia del cielo, nel cui volto guardano i beati e si specchiano gli angeli, fa che noi tuoi figli ti assomigliamo e che le nostre anime ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni, ma rifulge nell'eternità. O Maria, sole del cielo, risveglia la vita dovunque è la morte e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concedi a noi un riflesso della tua luce e del tuo fervore. O Maria, forte come un esercito, dona alle nostre schiere la vittoria. Siamo tanto deboli e il nostro nemico infierisce con tanta superbia, ma con la tua bandiera ci sentiamo sicuri di vincerlo. Egli conosce il vigore del tuo piede, egli tiene la maestà del tuo sguardo. Salvaci, o Maria, bella come la luna, eletta come il sole, forte come un esercito schierato a battaglia, sorretto non dall'odio, ma dalla fiamma dell'amore.
Amen. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti. Sono le 5:30 del mattino. Oggi è 8 dicembre 2022, la Chiesa celebra la solennità dell'Immacolata Concezione. Carissimi fratelli e sorelle, in questa solennità dell'Immacolata Concezione preghiamo insieme queste preghiere mattutine a Maria per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Ricordiamo alla Santissima Vergine Madre Maria tutto ciò che abbiamo nel cuore e preghiamo per tutti i missionari mariani. Una preghiera, fratelli e sorelle, oggi ve la chiedo per fratel Biagio Conte che è ammalato di tumore e preghiamo anche per Anna e per Antonietta che sono ammalate di tumore. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza, e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare e genetiche, di Alzheimer e demenza senile, e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti i nostri fratelli anziani, per tutti coloro che sono nelle case di riposo e nelle case di cura, e una preghiera per la sorella Teresa. Un'altra preghiera la rivolgiamo sempre per Walter, Orlando e Giuseppe, preghiamo per loro che sono ammalati e preghiamo per le loro famiglie in questo momento di grande sofferenza. Una preghiera la rivolgiamo per tutti i poveri, senza tetto, gli immigrati, i carcerati e i profughi, preghiamo per le donne maltrattate, violentate e uccise, e preghiamo per tutti i bambini abusati e maltrattati. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e le religiose, per i frati e le suore, preghiamo per tutta la Chiesa e preghiamo per le missioni e i missionari. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i nostri cari defunti, per le anime del purgatorio, per le anime agonizzanti, per le anime sofferenti, per i sacerdoti e religiosi defunti. E una preghiera per tutti i nostri benefattori defunti. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Preghiamo per loro affinché il Signore, la Santissima Vergine e Madre Maria li possa sempre custodire e proteggere. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per la pace nel mondo, per la conversione del mondo, per la nostra conversione e per la conversione dei cuori induriti. Un'ultima preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per il Santo Padre Francesco, per il Papa Emerito Benedetto, per i fratelli ortodossi, per Catalina e i suoi figli, per Monsignor Damiano, Monsignor Victor, Monsignor Francesco, Monsignor Orlando, Monsignor Fausto e per tutta la Chiesa. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine.
Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li protegga. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Grazia sarà.
Maria, donna di fede, insegnaci la dimensione avventuale dell'esistenza, che non si ferma alla superficie degli avvenimenti, ma sa cogliere, nascosti nell'oggi, i segni della venuta di Dio. Maria, donna del silenzio, aiutaci a portare sulla nostra storia lo sguardo della fiducia semplice, che non pone ostacoli alle richieste del Padre dei Cieli e apre il cuore all'attesa paziente che il suo piano d'amore si sveli e si compia. Maria, donna di ascolto profondo, guidaci alla vera accoglienza del Verbo di Dio fatto carne e apri alla pronta disponibilità che affretta la venuta del suo regno nel mondo. Maria, donna di speranza, educaci ad osare e a colmare di fiducia i momenti di prova, sapendo che ogni gesto d'obbedienza e di donazione concorre al bene dei nostri fratelli. Maria, donna di testimonianza, offrici la certezza che Dio, divenuto Emanuele, è sempre con noi e che la vita è un servizio d'amore. Preghiamo. Trinità d'amore.
Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Così dice il Signore, che ti ho creato, o Giacobbe, che ti ho plasmato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni.
Ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine ci ha dato una mediatrice potente e preghiamo con fiducia. Interceda per noi la Madre tua. Salvatore del mondo, che per i meriti della tua redenzione hai preservato la tua Madre da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato. Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede purissima della tua dimora tra noi. Trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito. Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna. Re dei Re, che hai assunto accanto a te nella gloria in corpo ed anima Maria tua Madre, fa che la nostra vita sia sempre orientata verso di te. Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria Vergine dell'universo, ponendola alla tua destra, donaci di condividere la sua gloria. Padre nostro, che sei O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni pienezza della sua grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita e fiduciosi nella misericordia del Padre, confessiamo con sincerità i nostri peccati.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparata una degna dimora per il tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a Te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Risposi: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Ripresi: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo:
La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché ha fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu gli insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Abbiamo contemplato Dio, le meraviglie del tuo amore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia, egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclama al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, che ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. La parola di Dio che abbiamo appena ascoltato ci presenta due donne, Eva e Maria. Eva, che indubbiamente viene chiamata la madre dei viventi, si lascia irretire da una promessa che è un inganno, ed essa vi aderisce, e naturalmente perché voleva essere, dice la Scrittura, come Dio, nel saper decidere che cos'è il bene e che cos'è il male. E allora ha eliminato Dio dalla sua vita. Maria invece viene presentata come un modello dell'attesa che ci aiuta ad andare per noi verso il Natale e che dialoga in questo sconosciuto paesello di Nazaret, in Galilea, non proprio vicino a Gerusalemme, e un po' ai margini dello Stato di Israele anche oggi, e naturalmente alla pari parla con Gabriele, ragiona, e poi conclude con quel meraviglioso «Eccomi», tanto da mettere il suo cuore nel cuore di Dio. «Avvenga di me secondo la tua parola». E allora per questo lei diventa la porta del cielo, cioè la porta attraverso il quale Dio entrerà nel mondo e sarà uno come noi, nostro fratello, in Cristo Gesù. Anche noi, care sorelle e fratelli, siamo chiamati oggi e invitati a fidarci di Dio, di quel Dio che fa sì che l'impossibile possa diventare possibile. Per noi oggi alle volte pensiamo che
Ci è difficile uscire dalla pandemia. Abbiamo paura di quello che è la guerra così vicina a noi e naturalmente siamo tentati di rattristarci e di chiudere le finestre della nostra vita alla speranza. Ma Dio, se noi ci fidiamo di Lui, può rendere possibile quello che noi oggi vediamo tetro, scuro e chiuso. E allora anche noi siamo invitati a metterci come Maria a disposizione per poter essere coloro che portano Gesù al mondo di oggi, naturalmente gioiosi, se volete, come Maria alle nozze di Cana, e nello stesso tempo mesti ma speranzosi come Maria sul Calvario. Mesti ma speranzosi. E allora Maria, noi siamo come Maria il giorno del battesimo, perché ovviamente veniamo rigenerati nell'acqua e nello Spirito Santo, e quando siamo assolti e perdonati. Non per niente nell'esperienza cristiana c'è stata una proliferazione di luoghi, di santuari che giustamente sono dedicati a Maria, dove con discrezione infonde speranza. Voi ne siete testimoni qui a Rosa Mistica, come può essere a Cormon, a Castelmonte, a Barbana, se volete anche quelli più grandi, internazionali. Sono santuari dove Maria continua a suggerire a tutti noi quell'eccomi che lei ha detto. Eccomi, Signore, sono con te. E allora, ripetendo quell'eccomi, noi veniamo incoraggiati a vivere la tenerezza di Dio, che ha fatto e può fare anche di noi, come in Maria, grandi cose, perché attraverso i piccoli gesti nascosti come Maria a Nazareth può essere strumento ciascuno di noi per grandi gesti. E mi è piaciuta, e ripartecipo a voi, 2 strofe di una preghiera che Papa Francesco ha fatto all'inizio del suo pontificato. Vergine e Madre Maria, tu che mossa dallo Spirito hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede, totalmente donata all'Eterno, aiutaci a dire il nostro sì, nell'urgenza più imperiosa che mai, per far risuonare la buona notizia di Gesù. Ottienici ora un nuovo ardore di risorti, per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare strade nuove, perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne, il Vangelo del Signore Gesù. E un altro suggerimento. Noi abbiamo la sintesi di questo brano di Luca nella preghiera che abbiamo imparato tutti da bambini, l'Ave Maria. La prima parte è proprio la sintesi del brano di Luca. La seconda ce l'ha aggiunta la saggezza della Chiesa, o meglio, di quei fedeli che ci hanno preceduto. E quando diciamo prega per noi, adesso, ora, fermiamoci e chiediamo che cosa serve a noi ora per ripetere come Maria, eccomi.
Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu pure visto per noi sotto Ponzio Pilato, morì, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo, aspetto la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Contemplando l'opera di Dio che ci libera dal male e ci guida alla santità, eleviamo al Padre per l'intercessione di Maria Santissima la nostra lode e la nostra supplica. Per intercessione di Maria, salvaci Signore. Per l'intercessione di Maria, salvaci Signore. Per la Chiesa, possa sempre testimoniare al mondo la bellezza di custodire e vivere la legge del Signore, come Maria, che è stata sempre docile alla volontà di Dio. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci Signore. Per gli operatori sanitari, soprattutto per quelli che hanno in cura il germe di vita che prorompe nelle mamme, sappiano sempre promuovere e difendere la vita, accostandosi con delicatezza e professionalità a quanti chiedono il loro aiuto. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci Signore. Per chi sfida la propria vita abusando di alcol, droga o cadendo nei raggiri delle passioni umane, l'esperienza del perdono di Dio possa rinnovare il loro entusiasmo e la loro volontà a vivere bene per il bene. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci Signore. Per noi qui riuniti, guardando a Maria Immacolata, possiamo riconoscere in ogni persona un fratello da amare e un amico con cui condividere il nostro cammino umano e cristiano. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci. Ti abbiamo manifestato, Padre, la nostra fiduciosa preghiera. Per la potente intercessione e l'amore stesso della Madre del tuo Figlio unigenito, ti chiediamo di accoglierla e di portarlo a compimento in noi, come in Maria, l'opera che tu hai iniziato. Per Cristo nostro Signore. Amen.
fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i peccati del mondo, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e in particolare Silvana, Francesco, Vincenzo, Onorina e Luciana. E di tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare. La libertà di pensiero è una delle cose più importanti di ogni uomo. Ci sono molti però che non sanno mettersi in discussione perché non vogliono procedere verso la ricerca interiore. Chi ad esempio sostiene con fermezza che tutto viene dal nulla e finisce nel nulla dovrebbe anche porsi dei seri interrogativi sul senso dell'esistenza e sui segni che continuamente l'accompagnano e che dovrebbero imparare a leggere. Per quanto riguarda la rivelazione, spesso sostengono che i libri che ne parlano sono stati scritti moltissimi anni fa e pertanto non hanno alcuna seria attendibilità. Sulle rivelazioni private però si soffermano poco. Ci sono stati dei mistici come Padre Pio e tanti altri che manifestavano fenomeni inspiegabili per la scienza odierna. La Sacra Sindone è una testimonianza inequivocabile. Ora la scienza è sempre più incline alla sua attendibilità storica. Le apparizioni mariane, soprattutto quelle relative a Medjugorje, indicano la dimensione trascendente a chi si presta ad indagare con serietà e senza pregiudizi. Certo che sono necessari il discernimento e la prudenza, ma nessuno potrà dire che è stato sopraffatto dal caso, perché tutti siamo sempre immersi in un mare di segni che anticipano la dimensione trascendente che ci aspetta. Come udremo dal Vangelo, ma che la Scrittura proietta agli inizi della creazione. In Maria vediamo la Madre del Signore, ma anche la figura che rappresenta la Chiesa e l'umanità in terra. Iniziamo con il canto. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, nella gioia celebriamo questa solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Come Maria riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita e fiduciosi nella misericordia del Padre confessiamo con sincerità i nostri peccati. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
Cristo, fratello e amico degli uomini. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, via che conduce al cielo, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. E pace In terra agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per tuo Figlio e in previsione della morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il sogno di Dio viene rovinato dal peccato dell'umanità. Ascoltiamo anche la promessa finale del Signore. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un Canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. C'è un disegno di Dio, una vocazione originaria, che nessun peccato può soffocare e spegnere nell'uomo e nella donna. Ascoltiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria. Noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse:
rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre nella casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Una questione di scelta o di scelte. Questa fa parte della vita. Pensate, in pochi istanti abbiamo attraversato il principio dell'Antico Testamento partendo dalla Genesi, pregando con i Salmi, ricordando l'Apostolo San Paolo e arrivando all'annuncio dell'Angelo Gabriele. Ma di tutto questo che cosa resta? Un esempio di scelta. Come si fanno le scelte? Vi sarà capitato nella vita di dover compiere delle scelte. Beh, Dio, attraverso questa giornata solenne che festeggiamo dell'Immacolata Concezione, parla di una scelta di carità. Vedete, e San Paolo ce lo ricorda, essere consapevoli di essere eredi di Dio Padre, cambia le scelte. Perché se il criterio della scelta è, come nell'esempio della Genesi, un principio di conoscenza, di curiosità, di desiderio, allora si rischia di fare peccato, cioè di mancare il bersaglio, di andare fuori strada. Celebrare, vivere i sacramenti, partecipare a questa esperienza della parola di Dio ci permette di essere consapevoli, anche attraverso l'esempio di Maria, di una scelta. Certo, lei il dubbio ce l'ha, noi tutti, nel nostro cuore. Il cuore è circondato di dubbi. Però se io ricordo, faccio memoria, come noi facciamo memoria durante la Messa, di qual è il fulcro centrale della nostra esperienza cristiana, allora ok, sì, i dubbi ci sono, le paure, certo. Non è che le paure se ne vanno, ma io riesco a dargli un nome, riesco a collocarle nel posto giusto. E quindi prima di tutto, nel posto giusto, nel cuore, c'è l'esperienza di Dio come eredi, come figli, e c'è la carità, c'è l'amore. Che cosa significa? Significa che i miei occhi guardano alla vita con una dimensione immacolata, con una dimensione di verginità, di castità. Che cosa vuol dire? Che quando dovrò fare delle scelte, che prima di tutto partono
dal pensiero, questo pensiero sarà vicino all'esperienza di Dio. E prima di dire una cosa, questo pensiero si relazionerà con l'esperienza di Gesù. E tutto ciò che avviene in questa scelta, è piena di grazia. L'angelo dice: rallegrati, piena di grazia. Ed è gratuita, ed è per tutti noi, per tutti. I cristiani non sono solo qui, sono dappertutto, solo che qualcuno se n'è dimenticato. E allora noi che partecipiamo all'esperienza della parola di Dio, possiamo fare una scelta, scegliere di essere testimoni, e quando usciamo e incontriamo le persone, qualsiasi persona, al di là della testimonianza, possiamo aiutarlo a fare memoria, sapendo che Dio poi lascia libero l'uomo di fare le sue scelte. In tutta l'esperienza raccontata nella Genesi, nel principio enarché, c'è stata una scelta. Poi Adamo dà la colpa ad Eva, Eva dà la colpa al serpente, ma al di là di tutto questo c'è stata una scelta. E Dio che cosa fa? È misericordioso, perdona, sempre. A noi una scelta. Oggi, vivere la parola di Dio nella nostra vita, oppure uscire e lasciare che questa parola rimanga là. Però vedete, un testimone della fede lo vedi anche se non porta addosso nessun segno evidente, perché lo testimonia con tutta la sua vita. Sbaglieremo, cadremo, inciamperemo, avremo paura, compieremo gesti e azioni che non volevamo. E Dio che cosa fa? Perdona. Attraverso l'esempio di Maria, della sua immacolata concezione, di quella verginità che parla di una verginità di intento del cuore, noi abbiamo un esempio bello, cangiante. Attraverso questa solennità noi possiamo ricordare come fare le scelte. Quali? Qualsiasi scelta. Qualsiasi scelta nella vostra vita sia orientata a Dio, attraverso l'esperienza dell'Immacolata Concezione. Rallegratevi, pieni di grazia. Dio è con noi ogni giorno e ci perdona con la sua misericordia, e noi possiamo scegliere di fare altrettanto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Contemplando l'opera di Dio che ci libera dal male e ci guida alla santità, eleviamo al Padre, per l'intercessione di Maria Santissima, la nostra lode e la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, salvaci, Signore. Per intercessione di Maria, salvaci, Signore. Signore, per intercessione di Maria, sostieni la dignità di ogni donna, concedi amore e stabilità alle famiglie. Ti affidiamo i bambini, i ragazzi, i giovani, i fidanzati, gli anziani. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci, Signore. Padre Santo, noi ti ringraziamo per il dono della vocazione delle nostre suore. Sull'esempio di Maria, aiutale a vivere con fedeltà e generosa disponibilità i loro impegni di ogni di loro nel cammino. Noi ti preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci, Signore. Il sì di Maria alla realizzazione del tuo disegno d'amore sia per ciascuno di noi un esempio da seguire, per poter esaudire il profondo desiderio di te che abbiamo nel cuore. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci, Signore. Signore, proteggi le mamme in attesa di un bambino. Accolgano questa creatura come Maria, quale dono e segno del tuo grande amore per noi. Preghiamo. Per l'intercessione di Maria, salvaci, Signore. Preghiera del Sinodo. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo, siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia resa la giustizia, non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ti abbiamo manifestato, o Padre, la nostra fiduciosa preghiera per la potente intercessione e l'amore stesso della Madre del tuo Figlio unigenito. Ti chiediamo di accoglierla e di portare a compimento in noi, come in Maria, l'opera che tu hai iniziato per Cristo nostro Signore. Amen. A te, Signore, leviamo i cuori, a te, Signor, noi li doniamo. Quel pane bianco che ti offre la Chiesa è frutto santo del nostro lavoro. Accettalo
accettalo, Signore, benedici. A te, Signore, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Signore, Dio Quel vino puro che ti offre la Chiesa forma la gioia dei nostri bei colli. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Gioie, dolori, fatiche e speranze, nel sacro calice noi ne poniamo. Accettale, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i nostri peccati, e sopra ogni altra creatura l'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, loro diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci uno sguardo di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Dio si è fatto come noi, per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna,
questa vita, insieme a questo pane. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Maria, tu che hai teso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Grandi cose di te si cantano, o Maria, da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Amen. Preghiamo. I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella colpa da cui in modo singolare
hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua immacolata concezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Immacolata Concezione, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniamo con gioia la nostra fede nella vita e restiamo nella pace. E rendiamo grazie a Dio. A tutti voi auguro una buona festa. Grazie altrettanto. Immacolata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste, che guida il cuore di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Il mio nome è Guido, sono un sacerdote e vivo in un paesino dell'Amazzonia al quale è possibile arrivare solo in barca venendo da Santarém. Una sera, di quelle nelle quali l'umido calore della foresta sembra soffocarci, mi trovavo adagiato tra due alberi davanti alla chiesa, tentando di riposare, quando all'improvviso sentii la manina di una bambina che mi toccava il braccio e mi disse: «Padre, mia nonna sta molto male, il suo corpo sta perdendo le forze e desidero che riceva i sacramenti per poter entrare tranquilla in paradiso». Mezzo frastornato mi alzai, andai fino al tabernacolo, raccolsi una particola consacrata in una teca e mi incamminai per la strada, o meglio per il viottolo che la bambina mi indicava, in direzione di un altro villaggio, distante 5 chilometri da lì.
Durante il lungo percorso, di tanto in tanto la piccola rompeva il silenzio con qualche affermazione singolare, rivelando una maturità molto al di sopra degli 8 anni che sembrava avere. Se sapesse, padre, com'è colui che lei porta in questa teca sacra, si emozionerebbe dalla gioia. Trascorso del tempo, ella diede un lieve colpo alla mia mano e con la sua tenera voce infantile aggiunse: «Sa, padre, che quando un bambino muore dopo la prima comunione va direttamente in cielo?» Io pensavo meravigliato: chi sarà stato il catechista che ha dato a questa bambina una così eccellente formazione? Tuttavia non le dicevo nulla e ascoltavo con buona volontà le sue considerazioni, assentendo affermativamente col capo. Quando feci segno di affrettare il passo, la piccola reclamò: «Padre, padre, non corra tanto, parliamo di Gesù, è sempre molto bello parlare di Lui». Sentendo queste parole non potei trattenermi e chiesi: «Bambina mia, come fai a sapere tante cose in così tenera età?» Lei mi disse: «Ah, davanti a Dio non conta l'età, solo la semplicità e l'amore. Gesù si rivela ai poveri di spirito e anche ai grandi quando diventano come i bambini». In quel momento si fece un silenzio più prolungato e dentro di me tutto si fece confuso. Passati alcuni istanti lei chiese: «Padre, è contento di essere missionario?» «Sì, sì, sebbene mi stia costando molto sforzo», confessai un po' imbarazzato. Lei mi rispose: «Se una vocazione non è seriamente praticata è una vocazione mancata». Qualcosa mi spinse a confidarle la mia difficoltà. Quando sono partito dall'Italia per venire qua in missione, ero pieno di entusiasmo. Il mio parroco fece suonare le campane a festa per ringraziare il dono che il Signore stava dando alla parrocchia e io ero felice perché avevo la gioia di consegnarmi interamente. Ho fatto un lungo viaggio e sono arrivato qui in Amazzonia. I primi contatti e il rapporto entusiastico tra i missionari mi incoraggiavano. Però dopo le difficoltà hanno cominciato a pesarmi molto. I grandi e i piccoli problemi, le condizioni precarie, il clima, l'alimentazione, le persone e anche la mia comunità mi sono diventati fastidiosi. Una sera mi sono diretto persino in chiesa non per pregare, ma solo per chiedere a Dio: che cosa sono venuto a fare qua? Perché mi trovo in un posto così difficile? La piccola si limitò a dire: «Sì, padre, come gli ebrei brontolarono con Mosè, perché ci hai portato in questo deserto?» Davanti a questo commento così saggio e puntuale, esclamai: «Com'è possibile che tu abbia risposte così superiori alla tua età?» Lei ribatté: «Perché Gesù mi ha istruito e lui mi ha chiesto di dirle che nella sua vita lei ha cercato soltanto di piacere a se stesso e di essere stimato dagli uomini». Rimasi come pietrificato e come un lampo vidi passare davanti a me tutte le grazie che avevo ricevuto, corrisposte e non corrisposte, tutti gli incanti per la mia vocazione, i trasporti avuti per la vita religiosa. A questo punto eravamo arrivati. La bambina corse in giardino e scomparve. Avendo bussato alla porta, mi aprì una signora giovane e chiese: «Padre, cosa desidera in questa casa?» «Signora, mi hanno fatto camminare per molti chilometri e per difficili sentieri per portare qui il viatico. Non c'è in casa sua un'anziana che desidera riceverlo?» «Ah sì, venga padre, venga». Una povera anziana era a letto e vedendomi il suo volto si illuminò. «Padre, quanto tempo l'ho aspettata!» Le amministrai i sacramenti e lei dormì profondamente. Mi misi a conversare un po' con la signora giovane, che mi disse che era arrabbiata con Dio e per questo da molti mesi non andava in chiesa. Per rasserenarla un po' commentai: «Lei deve conversare con la bambina che mi ha accompagnato fino a qui. Vado a chiamarla in giardino». Irritata lei sbottò: «Non c'è nessuna bambina qui, ce n'era una, ma ha fatto la prima comunione e subito dopo Dio se l'è presa lasciandomi triste e sola». Prese dalla credenza allora una foto e me la mostrò dicendo che si trattava di sua figlia defunta. Vedendo quella figura, riconobbi la bambina che mi aveva accompagnato per tutto il tragitto. Caddi in ginocchio davanti a quell'enorme mistero della grazia, ricordandomi di tutto quello che la piccola aveva detto con moltissima emozione. Anche la madre si emozionò e chiese di confessarsi, promettendo a partire da quel momento di non mancare più alla messa delle domeniche e dei giorni di precetto.
Contento, meditando, tornai dalla mia comunità a passi lenti. Trascorse alcune ore, tramite un messaggero seppi che l'anziana era morta. Allora risuonava nelle mie orecchie quella voce infantile e piena di tenerezza: Padre, desidero che mia nonna riceva i sacramenti perché possa entrare tranquilla in paradiso.
numero 55. Ave o stellare, Madre gloriosa di Dio, Vergine sempre Maria, porta seguire del messo celeste, reca l'annunzio di Dio, la sorte di Eva, dona al mondo la pace, spezza i legami agli oppressi, rendi luce, scaccia da male, chiedi per noi ogni bene, mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto figlio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Miei fratelli, a tutti, la festa della Madonna, Chiesa, questa grande solennità della concezione di Maria, la madre di Gesù. Lei, Maria, è l'unica creatura al mondo che non ha conosciuto la bruttura come noi. È un privilegio singolarissimo riservato a colei scelto come madre del figlio suo, del Messia Gesù, immacolata, concepita e generata senza peccato. Ci affidiamo interamente oggi e a lei che è anche la regina. Stiamo per chiedere alla Madonna Immacolata il dono della pace per il mondo, per la Chiesa, per tutti noi. Per celebrare degnamente l'Eucaristia chiediamo al Padre il suo dono. Signore, Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison. Cristo, fratello e amico degli uomini, Christe eleison. Sì, via che conduce al cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia, poi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Santo,
Santo. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, è imprevisibile la morte di Lui, che di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purito. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio con te, nell'unità dello Spirito Santo, secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho sentito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Chi ti ha fatto nudo? Hai forse l'albero di comandato di non mangiare?» La donna posto accanto mi ha dato dell'acqua e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: rispose alla donna: la serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò tra te e la donna, fra la tua stirpe e questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie perché ella fu la madre di tutti la parola di Dio. Cantate perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla destra e il suo braccio. Il Signore ha fatto conoscere la sua giustizia delle genti, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore, gridate, esultate, cantate inni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinando a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, che ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che
opera secondo la lode della sua gloria. Noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Giuseppe. La vergine si chiamava Maria, entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole fu molto turbata, ma che senza avesse un saluto come quell'angelo le dire: Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, e concepirai un figlio, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà. Allora Vangelo, come avverrà questo? Poiché non conosco uomo, l'angelo, lo Spirito Santo di te, dell'Altissimo, dà con la sua ombra, perciò colui che nasce ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. È impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. E parola del Signore. Miei sorelle, con grande solennità, anche se non siamo molti in chiesa oggi, ma questa solennità è davvero la presenza di tutti noi credenti. La Chiesa oggi è un privilegio singolarissimo del Gesù, l'Immacolata Concezione. Con questa solennità celebra la bellezza dell'amore di Dio. Questo nostro Dio, nel suo amore immenso, ha voluto che la madre del figlio suo non conoscesse l'ombra
e fosse concepito generale ma originale erizia. È l'unica creatura dell'intera famiglia umana che non ha conosciuto il peccato dell'origine. Il libro della Genesi che abbiamo letto alla prima lettura ci ha ricordato triste avventura del peccato dell'uomo, all'uomo creato a immagine di Dio. Dio aveva chiesto di fede al suo amore. Che l'uomo ha tradito, l'uomo ha mancato, ha disobbedito, ha commesso agli inizi della storia, ha compromesso tutto il creato, l'ordine voluto dal creatore, si conosciuto il disordine e la sofferenza. Disordine e la sofferenza cui tanto ci lamentiamo. E questo a causa dell'uomo. Ora questo peccato originale costituisce una eredità di peccato trasmessa a tutti gli uomini. Ogni creatura che viene al mondo ha con sé questa strana eredità. Dobbiamo proprio riconoscerlo perché ci un poco. Una strana eredità. È venuto con la sua incarnazione ed è stata in qualche modo il battesimo ha riscattato pienamente. Maria, la madre di Gesù, Messia Salvatore, non ebbe bisogno di alcun riscatto. A motivo dei meriti del figlio suo, la madre fu preservata da quel contagio e fu concepita immacolata e non poteva essere diversamente, non poteva essere in altro modo. Colui che Dio aveva scelto come la madre del figlio suo, colei che doveva essere per il mondo, colei che ci avrebbe dato il Salvatore Gesù, non poteva essere una fogliata, una madre come tutti noi dal peccato. La Chiesa ha sempre creduto in Maria Immacolata e sempre ha pregato così la sua madre. Solo a partire dal 1954 Papa Pio XI ha indicato solennemente alla Chiesa come verità di fede cattolica l'immacolato concepimento di Maria in maniera 3 anni dopo, 1858, prende la Madonna apparendo a Lourdes, alla povera piccola su Pirù, vedeva quale fosse il suo nome, la rispondeva: io sono l'Immacolata Concezione. Bernardete non poteva capire parole per lei misteriose, lei analfabeta, ignorante, corre a casa a raccontarle al suo parroco e il parroco capisce il peso di quel messaggio per tutta la vita. In quel modo
Madonna per la fede nel suo concepimento. Il brano di Luca che abbiamo letto nel Vangelo, oltre a raccontarci l'annuncio della nascita di Gesù, ci presenta la vocazione di Maria, ciò che si richiedeva a questa giovane di Nazareth era realmente qualcosa di troppo grande per lei. L'angelo Gabriele le aveva detto: concepirai un figlio alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato il figlio della luce. Come avverrà questo, pensa Maria? Subito non capisce la volontà di Dio. Dio le domanda di rendersi disponibili all'azione dello Spirito Santo, il quale può ogni cosa, nulla è impossibile allo Spirito di Gesù. Ed ecco, superando questo primo inizio di turbazione, Maria non teme di offrire tutta se stessa a Dio, offrendo la sua povertà e sì, pronuncia quelle parole che fanno di lei la madre di Gesù e anche la madre di tutti i credenti. Eccomi, sono la serva del Signore, faccia di me secondo la tua parola. Proprio in questa totale obbedienza di sta tutta la sua grandezza, la serva del Signore. E i fratelli, oggi allora insieme con la Chiesa guardiamo questa madre così grande che il Padre ci ha donato. Così Maria l'Immacolata diventa anche per noi un modello coraggioso, accogliente della volontà di Dio nella nostra vita. E la festa che celebriamo, la concezione, ci riempie della sua gioia e ci sponga il grande mistero. La Chiesa ormai sta preparandosi a festare il mistero dell'incarnazione del Figlio, ormai vicino. Facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dello stesso sostanza del bene. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocefisso per noi sotto Ponzio. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e il suo regno non avrà fine. Spirito Santo, che
procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio e adorato e glorificato. Mi ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Mi aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, contemplando l'opera di Dio che ci libera dal male, eleviamo al Padre per l'intercessione di Maria Santissima, nostra lode, dicendo: per intercessione di Maria, salvaci Signore. Per intercessione di Maria, salvaci Signore. Per la Chiesa, testimoniare al mondo, stabilire e vivere, Signore, come Maria, che è stata sempre docile alla volontà di Dio. Preghiamo. Maria, salvaci Signore. Per gli operatori sanitari e soprattutto per quelli che hanno cura del germe di vita che prorompe nelle mamme, sappiamo sempre muovere accostandosi con delicatezza e professionalità a quanti chiedono, li preghiamo. Per chi sfida la propria vita abusando di alcol, droga o cadendo nei raggiri delle passioni, l'esperienza del perdono di Dio possa rinnovare il loro entusiasmo e la loro volontà. Bene e per il bene, preghiamo. Maria, salvaci Signore. Per noi qui riuniti, guardando a Maria Immacolata, possiamo riconoscere in ogni persona un fratello da amare e un amico con cui condividere il nostro cammino umano e cristiano. Preghiamo. Per la potente intercessione e l'amore della madre del tuo merito, ti chiediamo, Padre, accogliere e di portare a compimento come in Maria l'opera che tu hai iniziato per il nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi vita e bene. Benedetto sei tu, Dio, questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentimenti per noi, bevande di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle,
perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre te. Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, e come noi la riconosciamo preservata per grazia da ogni macchia, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona, giusta, nostro fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno, la Beata Vergine Maria da ogni peccato originale, per far di lei colmata di grazia la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, che senza ruga, splendore di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i nostri peccati, e sopra ogni altra natura per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di noi uniti ai cori degli angeli, proclamiamo tanti insieme la tua gloria. Santo, Santo, Signore, Dio universo, i cieli e la terra sono pieni della gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù. Egli, consegnandosi volontariamente, prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, di resi grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: bevete, questo è il calice del mio sangue, l'eterno per remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Della
resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per il corpo di Cristo, Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa tutta la terra, rendila perfetta nella comunione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo, Andrea, Bruschi, diaconi e tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella resurrezione. Ricordi tutti i nostri defunti, ammettili alla luce. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di avere la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri, i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e il tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. E ora preghiamo insieme il Padre. Il nostro sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Prendi a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non condannarci alla tentazione. Signore, da tutti i mali, lascia i nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nella speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore, cioè i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la pace della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia. Anello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Porti santo, guarda. Canto numero 283.
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amore, aiutaci a cogliere il Figlio che ora vive in noi. Maria, e tu hai sofferto tuo aiutaci a cogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che vivi nella gloria insieme al tuo Signore, aiutaci a cogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Preghiamo. I sacramenti
che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, in noi le ferite da cui in modo singolare hai preservato la Vergine Maria nella sua immacolata concezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre Santo. Presi, venite, andiamo in pace col Signore. Diamo grazie. E a tutti una bella festa della Madonna Immacolata. Immacolata, Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, fra le tempeste, hai vuote, di chi ti chiama, Madre d'amore, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, per noi, siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Supplica alla Vergine Maria Immacolata. Con tutta la devozione e l'amore che portiamo alla Madonna, recitiamo questa bellissima supplica in suo onore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Supplica alla Vergine Maria Immacolata per il genere umano, per la Chiesa, i sacerdoti e le famiglie. Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra, Madre della Chiesa e di tutta l'umanità, noi oggi, prostrati davanti alla Santissima Trinità e contemplando la tua immagine, ti invochiamo supplichevoli di donarci quelle grazie di cui tu sei mediatrice e che tanto ci abbisognano per salvare le nostre anime. Vogliamo anzitutto rinnovare nelle tue mani le nostre promesse battesimali, consacrando tutta la nostra persona, tutti i nostri beni interiori ed esteriori al tuo cuore immacolato. Vogliamo rispondere agli appelli che tante volte hai lanciato all'umanità e soprattutto alla Chiesa del tuo Figlio Gesù. Appelli che sono rimasti purtroppo pressoché inascoltati. Noi, tuoi figli, per primi, ci siamo lasciati ingannare dal nemico maligno e abbiamo troppe volte abbandonato la via dei santi comandamenti, della legge divina. Ma penitenti, torniamo a te, che sei avvocata dei peccatori, e con il cuore contrito ti imploriamo di ottenerci da Dio la remissione di tutti i peccati e la grazia della perseveranza fino alla morte.
ricapitoliamo: chiave a pappagallo, filtrino, lo vedi? Questo, lo molli un quartino di giro e a mano lo sviti del corso prima che finisca il video, una spaccottata, vai giù e torni ad avvitare su, prima limite un'altra pulita, e tieni presente che si muove tanto materiale dei vecchi tubi, tutto lì, vedi? Eccolo qua. Un saluto e ben ritrovati con le tendenze a medio e lungo termine di Trebi Meteo. Diamo uno sguardo a cosa accadrà intorno alla metà del mese di dicembre, una situazione davvero molto dinamica per l'Italia ma anche per gran parte dell'Europa centro-settentrionale, alle prese con correnti artiche che continuano a scendere di latitudine, andando quindi ad alimentare nuove perturbazioni a carattere freddo che potranno interessare soprattutto il nord Italia. Infatti nel corso della prossima settimana non è esclusa anche qualche nevicata a bassa quota sulle regioni del nord, con una situazione di maltempo che comunque interesserà gran parte del nostro paese, con temporali, calo termico, insomma un contesto davvero molto dinamico che merita di essere seguito. Infatti vi consiglio di continuare ad aggiornarvi consultando l'app di Trebi Meteo. Ah sì, già i santi. Sì, sì, Qui le cose brutte, sai? No, va via no, di stiamo qua. parlando bene. Va via di No, non sta... qua. L'importante è che tu dici robe brutte, come no, si sente? è lui che cade a filmare per vedere di mettere la spighetta. Cosa avete Laura? Gli altri non hanno, guarda che roba. Solo quello.
Sono contento che vedremo anche la Terra Santa, gli ultimi ricordi. Davide, ciao Bellino, ecco, adesso io avevo una chitarra, ma adesso ce l'hai già la chitarra? Ce l'ha la chitarra. Ciao, auguroni. Auguri, a presto. Io sapevo. Sì, auguroni, altrettanto. Suonare e cantare, ti racconto. Sì. Non vieni con noi. Io non sto bene. Ma certo. Fausto, sei tutto serale, sì? Adesso sera tutto no. Ti gasta il riscaldamento. Vedi che va bene. Sei pronto per partire? Pronti. Sei in partenza? Sì, facciamo il gruppo. Sempre uno, Sempre uno. Ciao. Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Si sa che il Natale non è lo stesso senza i mercatini e dunque Crocetta del Montello in provincia di Treviso vi aspetta per il tradizionale mercatino natalizio che animerà via Erizzo giovedì 8 dicembre a partire dalle 9 del mattino. Troverete fornitissimi stand a cura delle associazioni e degli esercenti del comune e tanto intrattenimento, in particolare dalle 14 animazione con Geo Giocoliere e dalle 15:30 spettacoli e laboratori per grandi e piccini. Appuntamento l'8 dicembre a Crocetta del Montello per respirare un po' di atmosfera natalizia. Fiori d'inverno è la storica rassegna gastronomica dedicata al radicchio. Dall'8 all'11 dicembre in piazzetta Aldo Moro, in pieno centro storico di Treviso, c'è la 113esima antica mostra del radicchio rosso di Treviso IGP. Il Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco organizza varie degustazioni, esposizione di prodotti locali ed esposizione del miglior radicchio trevigiano. E ancora cooking show, la possibilità di effettuare visite guidate in città ed escursioni naturalistiche lungo la Restera. Per il programma completo della manifestazione che si svolgerà, lo ripeto, dall'8 all'11 dicembre, consultate il sito www.fioridinverno.tv. E continuiamo con le manifestazioni che celebrano questo meraviglioso ortaggio. La Proloco di Castelfranco Veneto organizza la festa del radicchio dedicato al radicchio variegato di Castelfranco IGP, conosciuto anche come il fiore che si mangia. Dall'8 all'11 dicembre in piazza 24 maggio si tiene l'esposizione dei produttori con degustazioni, oltre alla premiazione. In Villa Bolasco invece è in programma il seminario Radici e Radici in collaborazione con l'Università di Padova, mentre il convegno Il radicchio variegato di Castelfranco Veneto IGP si tiene al Teatro Accademico. Anche in questo caso tutte le informazioni sul sito www.fioridinverno.tv. Come da tradizione, durante le festività l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi aspetta domenica 11 e domenica 18 dicembre allo storico mercatino Natale in Borgo, nel centro di Treviso. Potrete trovare tante idee per i vostri regali, artigianato, creatività e ancora i sapori regionali e florovivaismo, ma sono tantissime le novità e gli espositori che troverete lungo l'antico borgo. Appuntamento dunque a Treviso in Borgo Cavour, Via Canova e Via San Liberale domenica 11 e domenica 18 dicembre. Consorzio Belluno Centro Storico presenta la manifestazione Natale delle Dolomiti 2022. Nel centro storico di Belluno fino al 6 gennaio vi aspettano tante iniziative natalizie con mercatini enogastronomici e prodotti tipici artigianali. Troverete la pista di pattinaggio e proiezioni in videomapping sui palazzi della città. Inoltre dall'8 all'11 dicembre speciale installazione di Gaia, la terra di Luc Gerram in Piazza dei Martiri. Scoprite tutto il calendario degli appuntamenti sul sito www.bellunocentro.it.
L'unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. John Powell. Dal Notice di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì. Che attenzione, vedrà un nuovo cambiamento del tempo sull'Italia, situazione molto interessante, si avvicina a questo centro di bassa pressione alimentato da aria fredda in arrivo dal nord Europa e tornano nuvole e piogge inizialmente sull'Alto Tirreno e al nord-ovest. Ma vediamo più nel dettaglio, la nuvolosità che comincia ad aumentare arriva da ovest, va a interessare il centro-nord alla fine del giorno, inoltre attenzione all'inizio della giornata anche a nebbie e foschie in pianura padana. Le precipitazioni inizialmente poco da segnalare, qualche goccia di pioggia magari nelle zone interne dell'Italia centrale dove prosegue un flusso di correnti umide occidentali, ma alla fine del giorno situazione in peggioramento da ovest per l'arrivo appunto di questa intensa perturbazione. Quindi in definitiva ci attende un giovedì che parte abbastanza bene, però con un po' di nebbie e foschia in pianura padana e ancora un po' di variabilità nell'Italia centrale con qualche piovasco. Ma a fine giornata tempi in rapido peggioramento sul medio alto Tirreno e anche sulle regioni di nord-ovest arrivano le prime piogge e vi anticipo venerdì sarà una giornataccia al centro-nord. Per tutta l'Italia a questo punto sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Nel 285° giorno di guerra un drone ucraino ha colpito un deposito di carburante nei pressi dell'aeroporto di Kursk in Russia. Confusione in Iran sull'abolizione della polizia morale, le voci dalla piazza, solo un tentativo di disinnescare le proteste. L'attacco di un drone ucraino martedì all'alba nei pressi dell'aeroporto di Kursk in Russia, che ha provocato un incendio in un deposito di combustibili, viene definito dalle autorità russe come un attacco terroristico. Accade il giorno dopo attacchi simili sulle basi militari russe negli aeroporti di Engels e di Aghilevo. È iniziato così il giorno numero 285 della guerra. Il governatore della regione di Kursk. Abbiamo preso la decisione di estendere l'alto livello giallo di minaccia terroristica per altri 15 giorni. In relazione all'incendio nell'area dell'aeroporto di Kursk è stata presa la decisione di annullare le lezioni in alcune scuole. Nella mattinata di martedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era presente a Sloviansk, roccaforte dell'est del paese, per una visita a sorpresa alle truppe in occasione della giornata delle forze armate ucraine. Oggi siamo nel Donbass, la zona di combattimento è diventata più estesa, la lotta è più difficile e il prezzo da pagare più alto, ma c'è qualcosa che rimane immutato, il nostro coraggio, la nostra resistenza, la nostra volontà, quindi la nostra libertà. La visita del presidente ha risollevato il morale, ma la battaglia sta mettendo a dura prova i soldati ucraini, soprattutto a Bakhmut, l'epicentro dei combattimenti nella regione di Donetsk. L'ospedale di Bakhmut è vicino al fronte, è uno dei bersagli degli attacchi russi, ma per ora resiste. Le forze russe hanno nuovamente lanciato un'offensiva con raid contro l'infrastruttura energetica dell'Ucraina. Sebbene le difese aeree di Kiev stiano riuscendo a contrastare la fornitura di munizioni di precisione della Russia, gli attacchi di Mosca stanno avendo effetti significativi. Le infrastrutture critiche civili ed energetiche sono state prese di mira nelle regioni di Kiev, Odessa, Vinnytsia e Zaporizhzhia. Poche ore prima dei raid, le forze ucraine hanno probabilmente condotto attacchi alle basi aeree strategiche russe, infliggendo danni leggeri e dimostrando però la capacità dell'Ucraina di colpire le retrovie russe. Obiettivo interrompere la campagna di attacchi di Mosca contro le infrastrutture ucraine. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le forze di Kiev hanno utilizzato droni per colpire la base aerea di Aghilevo nella regione di Ryazan e la base aerea Engels
Engels, 2 nella regione di Saratov, che dista circa 600 km dal territorio ucraino. Entrambe le basi ospitano elementi della flotta di bombardieri strategici russi che Mosca ha impiegato per colpire l'Ucraina durante la guerra. Un attacco di droni ha incendiato un serbatoio di stoccaggio di petrolio in un aeroporto a Kursk, nella Russia occidentale. Engels è la principale base aerea operativa dell'aviazione di Mosca lungo raggio nella Russia occidentale e ospita più di 30 bombardieri pesanti. Il Ministero della Difesa russo poi ha affermato che gli attacchi sono stati effettuati da droni ucraini. Kiev però non ha rivendicato direttamente la responsabilità di questi attacchi. Il presidente ucraino ha invece dichiarato: se qualcosa viene lanciato nello spazio aereo di altri paesi, prima o poi oggetti volanti sconosciuti torneranno al punto di partenza. L'Istituto per lo studio della guerra infine afferma che la rabbia per l'incapacità dell'esercito russo di impedire gli attacchi ucraini alle basi aeree strategiche russe ha superato ormai l'euforia per gli ultimi attacchi contro l'Ucraina, proprio all'interno della comunità di filorussi. Praise for the latest round of strikes against Ukraine within the Russian Milblogger community. La crisi umanitaria più anziana del mondo è quella che l'Ucraina in guerra sta vivendo. La fotografia di Amnesty International ritrae un paese che non può proteggere la sua popolazione anziana, la più vulnerabile, la più esposta a bombe e attacchi, quella che ha meno probabilità di sopravvivere alle operazioni di evacuazione. Rimangono indietro, spesso in aree che sono inesorabilmente sotto attacco russo, spiega Laura Mills di Amnesty International. Non sono in grado di ripararsi in rifugi antiatomici e quindi spesso si rifugiano nei loro appartamenti, il che li espone a un rischio maggiore di morte e di rimanere feriti. Quando sono sfollati faticano ad accedere a un alloggio, spesso vivono in condizioni di povertà, hanno disabilità, tutto rende più difficile per loro trovare una sistemazione. Gli ultrasessantenni rappresentano quasi un quarto della popolazione ucraina. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani afferma che tra febbraio e settembre gli over 60 hanno rappresentato il 34% dei civili uccisi. Amnesty chiede agli altri paesi di facilitare i corridoi umanitari per gli anziani e sollecita le organizzazioni internazionali a collaborare con le autorità ucraine per sostenere finanziariamente gli over 60. Il presidente del Consiglio nazionale dei media della Lettonia, Ivars Abolins, ha annunciato la revoca della licenza al canale russo indipendente DOZ, chiamato anche Rein TV. Il canale era in esilio in Lettonia da giugno. La Russia ne aveva sospeso la diffusione per una copertura della guerra in Ucraina considerata critica nei confronti del Cremlino. Secondo Abolins, il canale rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. Rein non andrà più in onda dall'8 dicembre. Nel mese di dicembre le autorità hanno presentato diversi ricorsi contro il canale, come una multa di 10.000 euro per aver mostrato una mappa della Crimea come parte della Russia. Più donne senza velo sì, ma non è la prova che Teheran stia allentando la presa su costumi e diritti delle donne. Con la stessa stampa ufficiale a seminare il dubbio, cresce in Iran lo scetticismo sull'abolizione della polizia morale. Il tempismo di annunci e mezze smentite delle autorità viene da molti interpretato come un tentativo dell'ultima ora di disinnescare lo sciopero nazionale di 3 giorni iniziato ieri. Polizia morale o meno, dice una residente, l'obbligo del velo è comunque interpretato in maniera piuttosto elastica. Senza pattuglie per le strade è meglio, dice un'altra, si vedono più donne senza hijab e sembrerebbe quasi che possano decidere da sole. Istituita nel 2006 dall'ultraconservatore Ahmadinejad per imporre il rispetto del velo e il rigore dell'abbigliamento, la polizia morale viene ormai percepita con crescente insofferenza. Il contestato annuncio della sua chiusura interviene nel momento in cui il governo iraniano fatica a contenere l'ondata di proteste che prosegue ormai da metà settembre. 3 minuti di silenzio e capochino al Palazzo del Popolo della capitale cinese per l'8 maggio all'ex presidente Jiang Zemin. Una cerimonia in diretta televisiva che ha celebrato a Pechino un patriota che ha dedicato la sua vita al popolo. Media ufficiali collocano la sua morte al 30 novembre, imputandola a una leucemia e a conseguenti complicazioni. Segretario generale del Partito Comunista negli anni della normalizzazione del dopo piazza Tiananmen e presidente per 10 anni dal 1993, Jiang Zemin lascia alla storia un'eredità ambivalente,
Da una parte l'entrata della Cina sulla scena delle potenze mondiali, dall'altra un pugno di ferro nella repressione, in particolare delle minoranze religiose. Circondato dai militanti e dalle sue guardie del corpo, Sali Berisha, ex premier albanese e attuale presidente del Partito Democratico, non è però riuscito ad evitare l'aggressione da parte di uno sconosciuto. L'uomo, che si è scagliato su Berisha colpendolo al volto con un pugno, è stato subito fermato dai guardaaspalle. Il leader dell'opposizione di centrodestra stava andando ad una manifestazione organizzata contro il governo del premier Edi Rama in occasione del vertice Unione Europea Balcani Occidentali in corso a Tirana. Dopo essere caduto a terra, Berisha ha ripreso il cammino dopo alcuni minuti verso il luogo della protesta, nonostante i segni evidenti dell'aggressione. Fare una doccia calda o lavarsi i denti per i senza tetto non è una cosa scontata. Dominic Bloch, che viveva per strada, lo sa bene, è uno dei promotori dell'iniziativa Gobanio, un autobus con doccia per le persone senza fissa dimora, che dal 2019 percorre le vie di Amburgo. Lavarsi è dignità, ma non tutti ne hanno la possibilità, è il motto dell'iniziativa. L'idea è nata per strada. Quando ero ancora fuori mi sono reso conto che lavarmi era la cosa più difficile per me. Ho scritto una frase: sono stato sporco per così tanto tempo che ho pensato di essere sporco io stesso, e quella sensazione non voglio che nessuno la provi. Per il suo impegno Dominic Bloch, insieme ad altri 15 cittadini, è stato insignito della Croce al Merito dal presidente Steinmeier in occasione della giornata del volontariato. Sono profondamente grato per tutti i loro sforzi. Senza questo impegno le persone senza alloggio nel nostro paese starebbero molto peggio. L'autobus con le docce è attivo 5 volte alla settimana in varie zone della città. C'è anche una giornata di docce solo per le donne. Il servizio è stato utilizzato più di 19.000 volte. Vengono forniti articoli da toilette e biancheria intima. Sono disponibili anche indumenti caldi, soprattutto nelle giornate invernali. Per me il volontariato è qualcosa di molto importante. La mia vita è cambiata completamente. Ero per strada. Quando ho aiutato gli altri ho avuto di nuovo un compito. Quando fai qualcosa di buono per le persone ricevi qualcosa di buono in cambio. Dla pozwolenia powodowe projektu. Zachowanie miejsc prawosłownych stanowią prawosłowia i będzie na moje prawosłownym powodowe projektu. Zachowanie miejsc prawosłownych stanowią prawosłowia i będzie na moje prawosłownym powodowe projektu. Istina i duha svjetlo kamen, Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen.
La vita di molte persone è spesso tormentata dalla paura. Paura di esistere, paura della solitudine, paura degli altri, paura delle colpe, delle malattie, del cibo inquinato e della morte. Forse le persone troppo paurose si chiedono interiormente: come facciamo ad amare Dio ed il prossimo sinceramente nella paura? Viviamo nella consapevolezza che siamo immersi in moltissimi pericoli, anche mortali. A costoro dico: già il fatto di aver potuto raggiungere la vostra età è una prova che il Signore ci sorregge sempre. Nonostante tutto, affidiamoci sempre al Signore nella convinzione che non ci abbandona mai. Purtroppo la loro natura eccessivamente paurosa spunta sempre e continua a tormentarli, ma solo nell'abbandono fiducioso alla Santissima Trinità si placa un po'. È importante riconoscere che il nostro amore non è puro e cerchiamo di essere consapevoli che il Signore non desidera che abbiamo paura. Ma Lui ci conosce molto più in profondità di quello che pensiamo. Nessun pensiero gli è nascosto e sa meglio di noi il perché delle prove, per la nostra salvezza eterna. Ja sam velika Gospa, io sono dovunque il vento spira, in mezzo a voi. Son venuta a dire al mondo che Dio c'è, dite a tutti che il mio cuore arde per voi, datevi a me, totalmente a me, son venuta a dire al mondo che Dio c'è. E dopo che cosa è cambiato? После что cambiato? Da li se šta promijenilo? Da li se šta promijenilo? Sve se tutto. La risposta gioiosa che precisa l'avvenuto cambiamento della propria vita è detta da Maria Pavlovic, ragazza di Medjugorje che vide per la prima volta la Madonna sul Colle delle Prime Apparizioni, sul Podbrdo, il 25 giugno 1981. Tu hai visto la Madonna il primo giorno o il giorno dopo con il gruppo? Io sono arrivata il giorno dopo alle apparizioni.
Penso di essere capitata proprio a caso, però tutto rientra nel piano di Dio, anche che io sia arrivata più tardi. È tutto Dio che dispone, tutto rientra nel suo piano. Sempre quel secondo giorno, con lei c'era anche Jakob Ciolo, che così venne anch'egli a far parte di quel gruppo di 6 veggenti visibile nella foto alla parete della casa di Viska Ivankovic, la veggente che assieme a Ivan Dragicevic, a Ivanka Ivankovic e a Mirjana Dragicevic avevano avuto il loro incontro con la Vergine già il giorno precedente, il 24 giugno 1981. Nel protrarsi delle apparizioni, la Madonna promise a ognuno di rivelare loro 10 segreti. Poi indicò in Padre Pero il religioso a cui i veggenti dovranno rivelare i segreti in prossimità della loro realizzazione affinché egli li comunichi anticipatamente al mondo. Avendo ricevuto per prima Mirjana il 10° segreto il 25 dicembre 1982, in questa data terminarono per lei le apparizioni quotidiane, a distanza di circa 1 anno e mezzo dalla prima apparizione, anche se la prima apparizione come anniversario per la Madonna non si identifica col primo giorno, col 24 giugno, come precisa il mariologo René Laurentin. Per la Madonna questo giorno anniversario non è 24 di giugno, perché questo primo giorno avevano paura, non vedevano bene nel buio e non sono andati sul colle, la Vergine era molto lontana. Allora l'anniversario per la Madonna è il secondo giorno, quando sono venuti ad ella e che il contatto si è veramente stabilito. Interessante il modo col quale il 25 giugno i veggenti si avvicinarono alla Madonna. Ma il 25 la Madonna tirò i ragazzi su queste pietre che correvano, che nessuno li poteva seguire. E 6 ragazzi avevano una sola testa. Ci divide la testa. La corsa su queste pietre, come se fossero portati su una scala mobile, fu il primo segno per tutti che la Madonna era qui. Ed inoltre, quando poi discendevano dalla collina, più volte la Madonna appariva ai veggenti quasi a favorire la familiarità con lei. E giustamente, perché Ivan, per la paura, si chiuse tutta la notte nella sua stanza e non parlò con nessuno. Oggi, per i genitori dei veggenti, è constatabile un'accettazione piena delle affermazioni dei loro figli. Effettivamente, essi hanno veduto e continuano a vedere la Madonna. Ma a questa convinzione erano pervenuti dopo giorni di perplessità, dopo gravi timori, paure, come documentato anche da occasionali riprese. Ma noi ci siamo placcala. Loro hanno creduto subito oppure hanno aspettato? Chi? La famiglia è stata subito accolta da questione. No, dice che era disorientata, che sempre piangeva e non poteva neanche dormire. Dice perché non sapeva se è vero, se non è vero, perché questa gente, perché tutto perché prima vivevano come dei semplici, come tutti gli altri, allora è diventato tutto altro. Situazione di grave disagio psicologico, drammatico al punto da essere ancora vivo nella memoria nonostante il lungo tempo trascorso. Come da primo giorno, quando i veggenti hanno detto abbiamo visto la Madonna, tutti che hanno sentito come una grande bestemmia. In pronunciano il nome della Madonna. Invano, questo è terribile dire io vedo, io sento, ho sentito la voce. Tutti nel villaggio sono rimasti scioccati, ma tanti dicono sì, abbiamo visto la luce, che oggi non vedono, in quel giorno hanno visto, capisci? Hanno dato testimonianza, pieni di paura, tutta la notte hanno pregato. Dopo 2 giorni sono ritornato, i genitori subito, quando sono a mezzogiorno arrivato, subito hanno sentito, sono venuti. Arrivati siamo rimasti nella canonica tutti pieni di paura,
piangono, distrutti, tristi, pieni dalla tristezza. Mi hanno detto, questo è terribile. Il mio figlio, io mi ricordo che ha detto la mamma di Jacob, il mio figlio dice vedo la Madonna, non posso dormire più. Ma come la Madonna? Questa è una prova, una tentazione. Veramente è Satana, io non so chi è. Ma che ho fatto male? Il mio figlio è così, ma io credo, vede, ma che cosa vede? Che vede? Che è successo con il mio figlio? È rimasto piangendo tutto pomeriggio. Anche la mamma di Vicka e degli altri. Non sapevo consolare, non sapevo dire nessuna parola. Ho detto, ma preghiamo. In forza della raggiunta convinzione della verità del fenomeno delle apparizioni, le famiglie dei veggenti hanno allora trasformato le loro case in porte aperte sempre a tutti, in un atteggiamento di consuetudinaria disponibilità, paziente nell'accoglienza e nell'ascolto, mai venuta meno. Ed anche nell'esempio edificante e formativo della preghiera. Ora, una prima considerazione sorge spontanea. Può accadere ciò senza una forte motivazione interiore? Sulla natura di questa è illuminante il comportamento, ad esempio, ed anche la discrezione di questa donna che ama mantenere il silenzio, concedendo tutt'al più solo una breve presenza a fianco di chi ne parli al suo posto. Qui abita un veggente, Jacob, che abita qui vicino alla sua casa, ma adesso è vuota, è senza abitanti perché la sua mamma è morta e il suo papà, malato, vive a Sarajevo. Così è rimasto solo e vive proprio in questa casa con la cognata Stoica. La cognata è la moglie del fratello della defunta. Abita qui e mangia qui e si prepara alla scuola e fa tutto altro come gli altri ragazzi, proprio in questa casa. Tutto diviene qui. Qui anche prega, ha avuto anche le visioni proprio in questa casa. Mi pare che ho detto quasi tutto, almeno che interessa questa casa e il paese vicino. I test psicologici di un acuto sacerdote alla madre di Vicka attestano inoltre la natura di donna sincera e profondamente equilibrata, ponendosi così come campione significativo di un intero ambiente parentale psicologicamente sano. È una parola anche della mamma però, È importante la mamma. Guarda, è mamma. Amica? No, amica è la mamma. E poi apriate di sangue. Ona, sicuro, hai visto? Io che amica. Cosa volete chiedere alla mamma? La mamma è così, è ambiziosa lei. Cosa le dici sua figlia? Dica le sue impressioni.